For example, they tried to explain to fellows why this was justified, and they gave a copy of his article, too small to read. Cose insomma un po' patetiche, come mi hanno dato una copia di giornale troppo piccola per leggerla tutta. Insomma, vabbè. But what you could read was headlines which said something like Rees says creationism should be taught in schools. Io ho letto solamente la domanda, cioè parla di queste scuse che questi qua tirano fuori, ho letto solamente il titolo del giornale. So I think the word ethnic cleansing applies here. The atheists got overtly religious people removed from the society. Alla fine dei giochi questo non è stato nient'altro che una pulizia etnica dentro la Royal Society, in cui le persone atee hanno cacciato le persone con sentimenti religiosi. So it seems to me that this kind of atheist, who I call an aggressive atheist, somebody who doesn't simply not believe in God, but somebody who urges everyone else not to believe in it. Insomma, lui fa una distinzione tra quello che è un ateismo aggressivo, cioè che non significa semplicemente non credere in Dio, ma cercare di convincere o addirittura di forzare altre persone a non crederci. So as a nice exercise, I'm comparing the two. Rice said, creationism can profitably be seen not as a simple misconception that science teaching can correct. E vediamo un po' la comparazione fra queste due posizioni. Rice aveva detto il creazionismo potrebbe essere visto con profitto di tipo educativo, non come semplicemente un errore che un attento insegnamento della scienza deve correggere e basta. So on the other side, I think one can say aggressive atheism can profitably be seen not as a simple misconception that straightforward argumentation can correct, but as ingrained prejudice. Al contrario, quello direbbe no, dice questo non è nient'altro che un semplice errore che può essere immediatamente corretto con un'argomentazione straightforward, cioè molto semplice e diretta. And Rice said, rather, a student who believes in creationism has a non-scientific way of seeing the world, and one very rarely changes one's worldview in 50 minutes, however well taught. Rice invece dice, piuttosto, io credo che uno studente che crede nel creazionismo ha semplicemente una visione del mondo non scientifica e difficilmente uno cambia una concezione del mondo con una lezione di 50 minuti. Similarly, a scientist whose atheistic views are so ingrained that he regards all non-atheists as deluded has a non-scientific way of addressing such issues. Al contrario, invece, è questo un ateo aggressivo che considera tutte le persone che siano non atee come stupide, ha una visione non scientifica nel prendere in considerazione questo argomento. And one very rarely changes one's worldview as a result of a 50-minute discussion, however well the case for change is argued. E chiaramente è difficile fargli cambiare idea con una lezione di 50 minuti. So, there's a real point I want to make here that people who attack heresies are generally or very often irrational themselves. E insomma, il punto che bisogna imparare da tutto questo è che le persone che attaccano in maniera troppo aggressiva spesso hanno dei problemi grossi a intraprendere una discussione onesta. And simply arguing scientifically with those who attack heretics doesn't lead to any improvement it doesn't make them more rational. E attaccare chi non la pensa come noi o chi è considerato un eretico non porta avanti di un passo non solo il nostro progresso scientifico, ma anche il nostro pensiero razionale in quanto tale. So I'll leave that case and go on to another example of heresy. This is Nature's attack on the work of Jacques Benveniste, who discovered memory of water. Ed ecco un altro esempio di caccia all'eretico, e questo è l'attacco fatto dal giornale Nature sul lavoro di Jacques Benveniste, che è conosciuto come lo scopritore del fenomeno della memoria dell'acqua. The headline of a Nature article was "High Dilution Experiments a Delusion."
Questo è il titolo del commento di Nature. Gli esperimenti ad alta delusione sono stati una delusione, sono stati deludenti. Now, normally nature is very careful of language it uses. If you use delusion in a letter, the editors will change it for something like misconception. Questo è veramente strano perché di solito Nature usa un linguaggio non così forte, anzi se uno scrivesse una parola come delusion in un articolo normale di Nature non verrebbe accettata. The history is Benveniste and others had submitted a paper to Nature giving evidence that very highly diluted solutions of water had residual biological activity. E ecco la storia. Benveniste aveva sottoposto un articolo a Nature in cui si dimostrava che delle soluzioni altamente diluite di sostanze biologicamente attive mantenevano ciò nonostante un'attività residua. Benveniste was a skeptic, but somebody persuaded him to try his methods on these very dilute solutions, and he was surprised that they worked. E Benveniste certamente non si poteva aspettare quello che poi avrebbero fatto Nature dopo la pubblicazione dell'articolo. So let's have a look at Nature's strategy now. E diamo un'occhiata a quella è questa strategia messa in atto da Nature. What usually happens if you send in work that looks doubtful is you investigate to see if it's if the doubts are justified before you publish. Allora, la strategia normale è che se tu mandi un articolo a un giornale, a Nature o un altro giornale scientifico, con dei risultati dubbi o con dei problemi metodologici, tutto l'esame avvenga prima della pubblicazione dell'articolo. Because naturally you don't want to publish bad work, so you check it out to see if the claims are genuine before you publish. Insomma, come ho detto prima, se uno pubblica un lavoro che non è un buon lavoro, chiaramente si suppone che questo controllo venga fatto prima. Invece